Amici di Essere Manager, benvenuti e ben ritrovati in questo nuovo episodio della nostra serie dedicata all'integrazione aziendale post-acquisizione. In questo episodio approfondiremo un argomento centrale, come costituire un team di integrazione. Ma prima, facciamo un rapido ripasso di quello che abbiamo imparato nel capitolo precedente. Nell'episodio precedente abbiamo esaminato come identificare gli obiettivi strategici dell'integrazione post-acquisizione. Ci siamo concentrati su come formulare obiettivi congiunti, bilanciando le necessità a breve e lungo termine e allineando la strategia con la visione complessiva dell'organizzazione. Questi obiettivi serviranno da guida per tutto il processo di integrazione. Oggi ci concentreremo su come creare il team che sarà responsabile di trasformare questi obiettivi in realtà. Partiamo proprio da questo, ovvero dall'importanza di creare un team bilanciato e rappresentativo. Un team di integrazione efficace è essenziale per gestire il cambiamento post-acquisizione. Il team deve essere composto in modo strategico, includendo membri chiave di entrambe le aziende. Questo equilibrio tra continuità e innovazione è fondamentale per mantenere la stabilità, ma anche per favorire nuove idee. Quali criteri utilizzereste per selezionare i membri di un team di integrazione? Ma vediamo più nel dettaglio quali sono i ruoli chiave e le competenze fondamentali. Il team deve includere figure con competenze tecniche, manageriali e comunicative. È importante assegnare ruoli chiave a persone in grado di facilitare il dialogo tra le diverse culture aziendali. Ma cerchiamo sempre di ricondurre la teoria agli esempi concreti. In una fusione tra due aziende IT, la presenza di un esperto di cyber security è stata cruciale per l'integrazione dei sistemi informatici, evitando incidenti di sicurezza durante il passaggio. Oppure, ad esempio, il caso di una grande azienda farmaceutica che ha acquisito una startup biotecnologica che ha formato un team di integrazione con esperti di ricerca e sviluppo e manager delle risorse umane, bilanciando innovazione e stabilità per gestire la transizione senza intoppi. Selezione strategica dei membri del team. La selezione non riguarda solo il ruolo, ma anche la personalità e l'attitudine a lavorare in ambienti multiculturali. I membri devono provenire da entrambe le organizzazioni per garantire che tutti gli interessi siano rappresentati. Secondo uno studio di McKinsey, le aziende che bilanciano la rappresentanza tra team di integrazione di entrambe le organizzazioni hanno il 35% in più di probabilità di riuscire nell'integrazione. Come bilancereste la presenza di membri dell'azienda acquirente e di quella acquisita nel team di integrazione? Vediamo come. Definizione chiara di ruoli e responsabilità. Una chiara definizione di ruoli e responsabilità evita sovrapposizioni e confusione. Ogni membro deve sapere esattamente quali compiti deve svolgere, migliorando la responsabilità individuale e collettiva. Ma torniamo sempre a rendere le cose pratiche. In una recente acquisizione tra due catene di supermercati, la mancanza di una chiara suddivisione dei compiti ha causato ritardi nell'integrazione dei sistemi logistici, con un impatto diretto sulla disponibilità dei prodotti sugli scaffali. Ma c'è dell'altro: collaborazione e superamento delle barriere culturali. Le barriere culturali sono spesso una delle maggiori sfide nell'integrazione. È fondamentale promuovere una comunicazione aperta e trasparente. Il team deve organizzare sessioni di team building per favorire la collaborazione e ridurre le tensioni. Riflettete su questo caso. Un'azienda manifatturiera americana ha acquisito una società giapponese. In questo caso è stato fondamentale includere nel team persone che avessero esperienza in entrambe le culture per evitare incomprensioni. Adesso prenderemo in considerazione la gestione dei conflitti e l'allineamento degli interessi. Ogni processo di cambiamento comporta delle tensioni. Il team deve essere preparato a gestire i conflitti, allineando gli interessi divergenti e focalizzandosi sugli obiettivi comuni. Infatti, il 70% delle fusioni e delle acquisizioni fallisce a causa di problemi culturali e di cattiva gestione dei conflitti. È cruciale adottare approcci preventivi,
come training sulla risoluzione dei conflitti. Riflettete su questo. Come gestireste un conflitto tra due membri del team con opinioni opposte su una decisione strategica? Come abbiamo potuto vedere e considerare, costruire un team di integrazione efficace è uno dei fattori chiave per il successo post-acquisizione. È un processo che richiede tempo, attenzione e strategie mirate. Ricordate, il team deve essere composto da persone con competenze specifiche, capaci di facilitare la transizione tra le culture aziendali e affrontare le sfide quotidiane. Nel prossimo episodio ci concentreremo su un aspetto fondamentale per l'integrazione, l'analisi delle culture aziendali delle due organizzazioni. Capire e navigare le differenze culturali è essenziale per creare un ambiente di lavoro coeso. Non mancate! Adesso che avete le conoscenze per costruire un team di integrazione efficace, è il momento di metterle in pratica. Se state lavorando a una fusione o a un'acquisizione, assicuratevi di costruire il vostro team con cura. Scrivete nei commenti quali sfide avete incontrato nella vostra esperienza e come avete gestito il processo. E non dimenticate di iscrivervi per non perdere i prossimi episodi. Vediamo ora un breve riepilogo dei punti chiave trattati. Selezionare un team bilanciato e rappresentativo delle due aziende. Assegnare ruoli chiari e definiti per ogni membro. Promuovere la collaborazione e gestire le barriere culturali. Prevenire e risolvere i conflitti all'interno del team. Con questo video ci siamo concentrati sul dare una struttura narrativa fluida e coinvolgente, arricchita con dati, esempi pratici, case study e domande riflessive per stimolare il pensiero critico e favorire la comprensione pratica degli argomenti. Per questa ragione un like ci gratificherebbe molto. Ci vediamo nel prossimo episodio.